sono Alice e oggi parliamo di giappodrammi. Oggi parliamo di due giappodrammi che hanno un elemento in comune, ovvero l'attore protagonista. Attore protagonista che è stato anche il personaggio principale maschile del film My Happy Marriage che io recensii qualche tempo fa. Attore molto bravo, molto giovane, anche perché mi sembra abbia 26 anni, che ha già all'attivo diverse produzioni. Io l'ho visto per la prima volta in un'opera completa, appunto nel film, e secondo me è la sua performance migliore, anche perché è un figo della miseria, col capello biondo lungo. Però quando guardai il film avevo già iniziato a vedere uno di questi due drammi che adesso vi vado a illustrare, che poi avevo messo un attimino in pausa e ho recuperato quando è uscito il secondo, perché andiamo per ordine. Ho detto due giappodrammi, il primo si intitola Silent e è del 2022 se non mi ricordo male. E il secondo è Trivial Game che è del 2023 ed è uscito dopo il film My Happy Marriage. Partiamo da Silent. La storia è quella di due ragazzi che si incontrano alle superiori e nasce questa storia d'amore che è la storia d'amore. Però nonostante loro abbiano appunto questo legame molto profondo, anche visibile a tutti gli altri, e lui sia un personaggio estremamente carismatico, molto amato da tutti, uno sportivo sempre col sorriso e sempre circondato da amici, succede che quando vanno all'università e la storia d'amore tra i due personaggi protagonisti appunto continua, improvvisamente lui di punto in bianco la pianta con un messaggio dicendole che è innamorato di un'altra persona e non si fa più vedere. E la stessa cosa però succede anche con tutti gli amici di sempre, che lui li abbandona e non si fa più sentire. La storia inizia 8 anni dopo la fine delle scuole superiori, con lei che nel frattempo si è messa insieme ad un altro amico comune da 3 anni e fa la sua vita, lavora in un negozio di musica perché aveva iniziato a lavorare in ufficio ma era costantemente stressata e incontrando questo appunto compagno di classe a una riunione appunto degli ex compagni di classe, lui che è una persona assolutamente altruista, disponibile, ma a volte anche un po' molle se vogliamo, la fa rendere conto che lavorare in ufficio non fa per lei e quindi accetta un lavoro part-time in un negozio di musica. C'è da dire che ascoltare musica e comunque la componente uditiva era una costante molto importante nella storia che ha avuto con questo compagno delle superiori che poi è sparito di punto in bianco. E scopriamo che il motivo per cui lui è sparito di punto in bianco è che improvvisamente ha perso l'udito. Lui ha questa malattia, questa condizione probabilmente genetica che è insorta dopo la fine delle scuole superiori, ma nel giro di pochissimo tempo l'ha portato alla perdita di udito totale. E quindi per non far preoccupare le altre persone, tra cui la famiglia in primis, che ovviamente ha conoscenza di questa cosa, e la fidanzata e gli amici che invece sono all'oscuro, decide di sparire e di tagliare i contatti con tutti. Si incontrano loro per un caso fortuito all'uscita della fermata della metro, i due ex fidanzati, e lei che in superficie dice che si è messa l'anima in pace riguardo a questa storia, anche perché adesso vi ricordo è con un'altra persona. In realtà le basterebbe sapere che lui sta bene, che è felice e poi ognuno per la sua strada. Ma di fatto il ritorno nella sua vita di questa persona porta a una serie di sconvolgimenti che la portano prima a essere piantata dal fidanzato, che vi ricordo è anche amico dell'ex e che quindi vuole recuperare l'amicizia con quest'altro ragazzo che per lui era estremamente importante,
e anche perché si rende conto lui che in un certo senso è stato una specie di rimpiazzo, nonostante lei gli dica più volte e a più riprese che in effetti lei è stata innamorata di lui, ok? E poi gradualmente i due ex delle superiori si devono ritrovare e soprattutto è lui in primis, lui la persona sorda, lui il protagonista sordo, che deve accettare anche di ripensare nuovamente alla loro relazione per come sono adesso, perché lei in realtà non lo tratta in maniera pietistica, impara quasi subito, cioè si iscrive subito a un corso di lingua dei segni per imparare a comunicare con lui, ma lo tratta comunque in maniera molto equilibrata per la persona che è diventata, con la condizione con cui deve fare i conti, ma per quello che è nel presente, non lo tratta come se stesse avendo a che fare con l'idea che ha di lui, che aveva di lui, basata appunto sulla persona del passato con cui lei ha avuto una relazione. È molto lento, è una storia anche molto delicata, a tratti un po', come posso dire, troppo, che sta attenta un po' a non esagerare coi toni, non con le emozioni, perché in realtà con le emozioni le emozioni vengono trasmesse in maniera anche molto molto efficace, però è una storia molto giapponese, posso dirlo, e utilizzo il termine giapponese facendo riferimento alla cultura che è estremamente attenta alla forma, alla cortesia, all'attenzione all'altro, a volte anche sopra i propri bisogni, a volte un po' estrema anche in questo senso. L'ultima puntata, sinceramente, sono 11 puntate, la durata è circa 45 minuti ciascuna, in cui dicevo, allora lei si pianta con il secondo fidanzato, cioè la pianta lui perché dice: mi sono reso conto che il modo in cui ho vissuto questi 3 anni in cui siamo stati insieme è stato molto ai margini, ma proprio anche per mia stessa caratteristica, perché ogni volta che tu facevi una proposta non controbattevo mai, non portavo mai un contributo attivo alla nostra relazione, mi bastava vedere che tu fossi felice e poi le mie esigenze, i miei bisogni sono sempre passati in secondo piano. Ma non per colpa sua di lei, ma proprio perché lui anche si mette in questo atteggiamento, ed è un atteggiamento che mantiene praticamente per tutto il dramma. Lui riallaccia i rapporti con l'ex amico, è anche il primo a scoprire poi che lui effettivamente si è isolato a causa della sua condizione, e è quello con cui poi, diciamo, il protagonista riesce anche più facilmente a interagire, ok? Mentre con lei ovviamente c'è un po' più di titubanza, un po' per quello che è stato, un po' per il fatto che lei adesso è insieme a quell'altro, poi perché non c'è più insieme, e poi perché si rende conto di essersi rinnamorato di nuovo di lei, ma lui non si sente libero di lasciarsi andare, ecco, si sente in un certo senso un peso e non capisce invece che lei questo peso che sente lui non lo sente, ma non per buonismo eccessivo, semplicemente perché accetta la realtà per com'è, senza farsi troppe seghe mentali. Dicevo, l'ultima puntata in cui i due finalmente decidono di
ridarsi una seconda possibilità l'ho trovata francamente un po' molle, nel senso che anche questo atteggiamento del protagonista di, fra virgolette, piangersi un po' addosso, che non è un piangersi un po' addosso, però un complicarsi la vita da solo con pensieri negativi su come potrebbero percepire gli altri la sua disabilità, ecco. Quando gli altri invece, e lo ammette a un certo punto in un discorso con sua madre, invece abbracciano questa nuova situazione in maniera molto più sciolta, molto più tranquilla e disinvolta rispetto a quello che lui si è figurato nella sua mente. Dicevo, il protagonista, ecco, è lui quello che ci mette un po' per lasciarsi andare, però ecco, tanti passaggi che parlano appunto della condizione della sordità, soprattutto riferita a una persona che ha sempre avuto la capacità, è sempre stata dotata di udito, finché è insorta una condizione che invece ha cambiato drasticamente le cose. E quindi anche il senso di perdita, il fatto che lui non si ricordi più la voce di lei, tutte cose che vanno ad arricchire e aggiungere la narrazione dal punto di vista emotivo, e senza però snaturare anche il confronto rispetto alle persone che sono sorde dalla nascita e quindi non hanno un termine di paragone, fra virgolette, di quello che hanno perso o di quello che prima avevano e ora non hanno più, perché non l'hanno mai avuto, fra virgolette. E qui c'è quest'altro personaggio che, diciamo, è l'unica amica che lui si fa nel momento in cui diventa non udente, che invece è sorda dalla nascita, che è un po' anche non è un personaggio completamente positivo, però offre un punto di vista, se vogliamo, interessante, perché non è spesso il mio problema che ho personalmente quando ci sono le rappresentazioni delle disabilità di qualsiasi tipo, è che 9 volte su 10, o comunque molto spesso, il taglio, la lettura che viene data alla disabilità è un po' buonista, nel senso che siccome questa persona poverina e sfortunata che ha già inserite il tipo di disabilità, allora deve essere una persona molto buona, un santo, una santa, deve avere delle altre caratteristiche eccezionali che lo facciano spiccare. No, cioè sono persone come tutte le altre, ok? Quindi possono essere buone, possono essere cattive, possono essere simpatiche, antipatiche, stronze o non stronze, ok? Il fatto che uno ci senta o meno non va a incidere sul carattere che ha e al modo in cui si pone con gli altri, o forse incide un po', perché comunque poi dipende ovviamente dal tipo di condizione che ciascuno ha, può incidere o meno, ma non è la cifra attraverso cui si legge il personaggio, è più una cassa di risonanza di qualcosa che è già insito nel carattere della persona, ok? E questa persona qua, questa ragazza, che ripeto è l'unica amica che lui si fa da quando poi il suo udito scompare quasi del tutto, no, anzi non quasi del tutto, è un po' un personaggio grigio, e nonostante più di una volta mi sia venuta su per una gamba per certe considerazioni che fa, perché lei è molto, diciamo, gelosa della ex che torna sulla scena, ok? Lei è stata amica di questo ragazzo per 3 anni, gli ha insegnato anche a comunicare attraverso la lingua dei segni. E quando i due ex si rincontrano e la protagonista appunto inizia a parlare con la lingua dei segni col suo ex ragazzo, questa si sente gelosa perché e glielo dice alla protagonista: è come se io avessi dato un dono a lui e lui lo sta usando con te, ok? Dimostrando anche una certa, se vogliamo, grettezza mentale, è come se la lingua dei segni fosse un bene che le appartiene, ok?
però l'ho apprezzato, nel senso mi è stata antipatica in questo frangente all'interno della storia, nella dinamica e come si pone, ma ho apprezzato il fatto che non ci sia una glorificazione inutile di una persona solo perché questa persona ha una disabilità. Ok, quindi l'ho trovata una rappresentazione molto onesta di un tipo di personaggio del genere. Ecco, il dramma in sé è carino. Ripeto, l'ultima puntata un po' molle perché lui ha proprio questo appesantimento autoinflitto mentale che a una certa dici sì, ho capito, però cioè, scendi anche tu un po' dal pero e guardati intorno. Cioè le persone si preoccupano per te, ma si preoccupano per te perché ti vogliono bene. Cioè io ho capito che tu non vuoi che gli altri si preoccupino per te, però allora fai l'eremita, ti trasferisci in Lapponia dove nessuno ti conosce e vivi la tua vita in assoluta solitudine, muori da solo e non rompi i maroni a nessuno, ok? Però, come diceva il nostro amico John Donne, nessun uomo è un'isola, quindi fai un po' pace col cervello perché già la vita è difficile a prescindere dalle disabilità che si hanno, ok? Il secondo dramma, che invece è del 2023, si chiama Trillion Game e qua lui fa un personaggio assolutamente sparato fuori da un cannone. Tra l'altro, piccolo inciso, la figura femminile, che non è la protagonista, è un personaggio importante ma non è la protagonista femminile, è la stessa che c'era in My Happy Marriage, e quindi c'è questo, diciamo, parallelismo che ha mandato i fan tutti in subbuglio. Allora, Trillion Game è la storia di questi due ragazzi che sono stati compagni delle superiori. Uno dei due, che è il protagonista, che è appunto lo stesso che c'era in Silent e in My Happy Marriage, è uno, dicevo, sparato fuori da un cannone. Capacità di negoziare all'ennesima potenza, faccia tosta come se non ci fosse domani e una parlantina che lo porta ad aprire porte che nemmeno esistevano. L'altro, che poi diventerà suo socio, invece è il classico nerd super mago del computer che però come capacità relazionali è estremamente carente. Entrambi fanno il colloquio in questa grande ditta di qualsiasi cosa, perché poi è un'azienda con multisettori, ma è una ditta, diciamo, impegnata. Quella dove loro poi fanno il colloquio è una ditta, la divisione in cui fanno il colloquio, diciamo, ha a che fare con l'informatica. Dicevo, entrambi fanno il colloquio e chi fa il colloquio è proprio questa protagonista che abbiamo visto anche in My Happy Marriage, che anche lei qua fa una parte assolutamente diversissima, bravissima comunque anche lei. E quando l'estroverso scopre che l'introverso non è stato preso, si licenzia il primo giorno, anzi manda una frecciata alla tizia con cui c'è stato questo colloquio molto flirtante e le dice: guarda che io verrò e ti ruberò il posto e non solo. E quindi i due partono tipo armata Brancaleone, basandosi molto sulla parlantina di lui ma poi sulle capacità pratiche invece dell'introverso, per fondare una ditta che chiamano Trillion Game, perché il loro obiettivo è guadagnare $1 trilione. E quindi si imbarcano in questa avventura con imprese che man mano crescono di importanza e di portata economica, tutto per arrivare allo scontro con il padre della ragazza, che è a capo dell'impero finanziario e è uno squalo che non esita nel momento in cui loro lanciano una delle loro imprese in cui creano un sito che permette la creazione di bouquet personalizzati e la spedizione alle persone a cui si vogliono appunto mandare i fiori. Lui cosa fa? Arriva con i suoi mezzi ben più imponenti e soffia l'idea da sotto le scarpe a questi due. L'estroverso ovviamente è inviperito.
è inviperito e quindi giura una vendetta senza proprio esclusione di colpi. Mentre c'è questo rapporto sempre di rivalità, ma comunque di rispetto reciproco con la protagonista, la chiamo la protagonista anche se vi ripeto, lei non è un personaggio centrale, è un personaggio importante, ma non è una protagonista, diciamo con la figlia di questo squalo. E il tutto arriva alla fine in cui la ditta Trillion Game viene incorporata nella ditta più grande che si chiama Dragon qualcosa, e l'estroverso sembra temporaneamente cambiare bandiera perché lui lo dichiara più volte, il suo unico scopo è riuscire negli affari e appunto guadagnare 1 trilione di dollari. Però è anche vero che fino al momento in cui sembra cambiare bandiera si è sempre dimostrato anche estremamente leale nei confronti dell'amico con cui si è imbarcato in questa avventura. Ma anche questo ultimo colpo si rivela nient'altro che la pianificazione di questa mente che va, secondo me, cioè a 600.000 all'ora, perché infiltrandosi nella compagnia principale lui riesce a raccogliere le prove della disonestà dello squalo che ovviamente giocando ad alti livelli è impastato con molte figure politiche e ha fatto pressioni laddove gli interessava avere, diciamo, una via preferenziale o un trattamento di favore nei confronti degli avversari, tra cui appunto questa ditta Trillion Game. Così facendo però cosa succede? Che lui diventa passibile di reato perché ha fatto insider trading e la storia che dopo un inizio scoppiettante appunto si replica per qualche episodio uno schema abbastanza ripetitivo fino diciamo alle ultime 2 o 3 puntate, sono 10 in tutto, in cui la partita sale di livello perché c'è appunto lo scontro finale con lo squalo. Dicevo, il dramma si chiude con lui, l'estroverso, che sparisce, il nerd che diventa presidente della compagnia, che ha acquisito la ditta più grossa che prima aveva fagocitato Trillion Game, e la figlia dello squalo che, diciamo, volta la faccia verso il padre non tanto per ingratitudine quanto piuttosto perché lei, essendo molto simile nel modo di intendere gli affari all'estroverso, capisce che salvaguardare la longevità della ditta rispetto alla reputazione del padre è l'unico modo appunto per sopravvivere, perché lei tiene alla sua compagnia, ok? E quindi ecco, diciamo, la storia si chiude appunto qualche anno più tardi, quando l'estroverso ricompare sulla scena e l'ultima scena sembra far presagire una seconda stagione, oppure in realtà potrebbe anche essere una chiusura aperta, che è un po' un ossimoro, in cui la figlia e il padre promettono di riprendersi quello che era loro in questa perpetua partita a scacchi con gli altri due, con i due protagonisti, e la cosa, ecco, si chiude appunto con l'estroverso che ritorna sulla scena con una Ferrari, mi sembra, e passa a prendere l'amico di sempre. Allora, è molto divertente, ripeto, c'è una struttura a un certo punto delle puntate ciclica che dopo 3 o 4 sa un po' di ripetitivo, perché allora, l'estroverso fissa sempre il target in un punto che sembra essere assolutamente fuori dalla portata dei loro mezzi, delle loro connessioni e delle loro capacità. Di fatto il nerd è comunque una persona tecnicamente molto molto capace, e lui, con la sua faccia veramente come una parte del corpo che sta dietro, non conosce ostacoli, perché anche nel momento in cui sembra avere tutto contro riesce sempre a uscirne in piedi.
E molto avvincente, gran ritmo, ecco un po' ripetitivo, però comunque molto gradevole da vedere. E poi ripeto, sono 10 episodi, quindi passa molto molto in fretta. Di nuovo menzione d'onore per l'attore principale, è molto versatile, è molto bravo, è molto bello. Io questi due drammi li ho visti veramente uno dopo l'altro, quindi ho molto apprezzato proprio la diversità e la capacità di rendere anche questi due personaggi che sono veramente diametralmente opposti, eppure lui ha un'espressività, a parte il fatto che ha un sorriso molto bello, e poi c'è a livello di viso è estremamente espressivo senza scadere nel macchiettistico, ok? E quindi mi è piaciuto. Non sono due drammi che posso definire capolavori, sono due drammi che probabilmente non riguarderò nemmeno, però una volta tanto li ho visti e ho detto, ma sì, dai, non è stato tempo perso completamente, ok? Il secondo ovviamente è molto più divertente, molto più ritmato rispetto al primo che invece scava più nell'emotività, un po' anche per i temi che tratta è abbastanza inevitabile, però comunque due proposte valide e diverse un po' dal solito. Ecco, Silent e Trillion Game, e ovviamente postilla su My Happy Marriage, ma di cui quello ho già fatto la recensione, quindi vi rimando a quella. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!